Naviganti nel hobby, bentornati sul canale. Allora, ho, grazie ad Ars Manufactoria, un bel po' di materiale GV da farvi vedere e oggi in particolare guardiamo il nuovo box di Kill Team, quindi guarderemo un Kill Team in particolare e le carte, cioè a cosa servono le carte insieme ai nuovi box. E poi vi spiego durante la puntata come fare ad aggiornare i vecchi box. Ci vediamo subito dopo la sigla. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Eccola qua, questa è la Erkin Aegis, che sono praticamente i Votann che vengono mandati in missione praticamente come commandos per le varie operazioni. E qui ci sono anche le carte, quindi confratelli di caccia Aegir, ok? Quindi andiamo a vedere che cosa abbiamo qui. Ovviamente per questo unboxing ringrazio infinitamente Ars Manufactoria e Gigi in particolare, perché me li ha mandati lui e volevo farvi notare come sempre che vengono tutti mandati in celofanati, perché c'è una certa cura nei confronti dei prodotti, insomma, che vengono spediti. Tra le altre, come vedete, hanno i bollini, quindi tutti quanti quelli che hanno il bollino blu per Ars vuol dire che sono stati visti, diciamo, approvati, che vuol dire che non hanno difetti o quant'altro. Infatti tra le altre è anche sigillato, vedete. Allora, praticamente questa scatola contiene appunto i nostri sono 2, 4, 6, 8, 9, 10 Votann, che sono praticamente confratelli di caccia e hanno questi Eskimo particolari che utilizzano al di sopra dell'armatura classica loro, e sono un comando vero e proprio di esperti che va appunto a cacciare i nemici e a cercare tesori, perché poi i Votann sono particolarmente nanici e quindi avari come sempre di compravendita, affari e cose di questo genere. Allora, vediamo cosa c'è dentro la scatola. Quando noi estraiamo la scatola troviamo un libretto. Queste sono le scatole nuove, ragazzi, quindi la differenza fra le vecchie e le nuove è questa. Dentro avete un libretto con delle tessere, il libretto è ovviamente sigillato, quindi noi andiamo ad aprire il libretto. Adesso io qua non ho il taglierino perché ce l'ho di là che lo stavo usando prima, speriamo che con questo non vada a distruggere proprio tutto. Allora, sembra che sia andata bene, vediamo se è vero. Non è vero, non è andata bene per niente. Usiamo questo come tagliacarte, vediamo un po' se funziona. Fantastico. Allora, dentro avete i tasselli che sono praticamente personalizzati per la squadra che comprate, in questo caso i Votann, e avete anche, come vedete, dei misurini da 32, da 28 mm, quindi le basette vi fanno vedere proprio tutte le praticamente quelle che servono per giocare a Kill Team con la nuova edizione, che trovate nella scatola base generiche, in questo caso personalizzate con la squadra che avete comprato, ok? Quindi dentro questo, diciamo, questa busta avete questa cosa che è già un valore aggiunto rispetto alle singole miniature che c'erano prima. Poi avete ovviamente il libretto di istruzioni e quindi come montare i vostri Kill Team personalizzati, e ogni personaggio ha varie possibilità di montaggio perché possono cambiare le armi a seconda di quelle che poi voi potete disporre. In questo caso vi ricordo che sono dei gruppi prefatti nella nuova edizione e quindi voi potete scegliere fra praticamente quelli che loro vi danno, quindi vi dicono che uno può tenere una bolt pistol piuttosto che un bolt gun, piuttosto che magari un lanciafiamme, e non è che potete scegliere voi, insomma, tutto quello che volete, va fatto in base a quello che loro vi danno. E poi avete dentro i transfer, che sono un bel foglio grande e quindi vi permette anche questo dopo di dipingere le vostre miniature mentre trasferirle. Basette e ovviamente i blister. Vediamo se la nostra camera ci aiuta un pochino. Come sempre super dettagliati. Poi questi sono i Votann, per chi non li avesse visti, insomma sono i nani dello spazio,
C'è in archivio anche un video dove faccio vedere l'apertura della scatola speciale quando sono usciti, che era fantastica. E i Wotan sono proprio i nanetti dello spazio, quindi i vecchi squat, anche se qualcuno ha già iniziato, la GV stessa, a mettere il dubbio che potrebbero non essere esattamente gli squat di una volta, ma potrebbero essere un'altra razza ancora, che comunque sta praticamente vicino al nucleo centrale della galassia, dove l'umanità praticamente ha conquistato la maggior parte dei propri territori. Quindi loro stanno verso l'interno al calore e sfruttano tra le altre quel tipo di calore per loro scopi energetici. Poi abbiamo le carte in questo caso vanno comprate a parte. Ora ecco qual è la differenza con i vecchi gruppi. Se voi avete un vecchio kill team, e potrebbe essere anche questo stesso, l'unica differenza se comprate le carte nuove è che non avrete chiaramente i tasselli personalizzati. Per il resto il vecchio kill team è identico, basta prendere le carte e avete praticamente tutto il regolamento, oltre che le varie carte che vi servono per giocare. Quindi vi faccio vedere l'interno, ovviamente levo il sigillo con voi in modo tale che sappiate che deve arrivare sigillata la carta. Qualcuna diciamo che potrebbe anche essere stata ispezionata appunto per un controllo di qualità, ma generalmente quando hanno questo bollino blu significa che Ars l'ha già fatto. Allora vi faccio vedere per bene. Allora, questo pacchetto contiene tutte le regole di cui avete bisogno per schierare un kill team con fratelli di caccia Jäger, in questo caso, no? Nelle partite di Warhammer 40.000 Kill Team. All'interno trovate regole del team illustrate su comode carte riassunte, regole per la selezione del team, carte dati degli agenti, regole della fazione, espedienti, strategie e scontro a fuoco, regole degli equipaggiamenti universali e di fazione e una guida ai segnalini e agli indicatori. Attenzione, quella guida per l'appunto è quella che parla degli indicatori di questo genere. Ovviamente se non li avete potete usare quelli generici della scatola base. Se non avete neanche quelli bisogna vedere se sono vendibili a parte, quantomeno quelli generici, ma non ci dovrebbero essere questi se non all'interno delle scatole nuove. Allora qui avete, come vedete, partiamo da qua. Allora qui abbiamo la granata fumogena e l'equipaggiamento quindi universale, ed eccole qua, sono due carte di equipaggiamento universale che dietro vi spiegano come funzionano, quindi muoversi con la barricata e granata fumogena. Dopodiché avete una serie di carte con il teschio arancione su sfondo nero, e queste carte sono sempre di equipaggiamento universale da poter unire a questo, ok? Poi avete confratelli di caccia Jäger, regola della fazione, e qui vi danno l'intraprendenza e è una regola praticamente della fazione, quindi questo è specifico dei Wotan che avete comprato. Altre carte con sfondo nero, e questa volta è il simbolo dei Wotan personalizzato, con kill team con fratelli di caccia, e vi danno gli archetipi di infiltrazione, la ricerca e la distruzione. Tutto questo poi si impara a utilizzare quando si conoscono ovviamente le regole del gioco base, e questo personalizza le regole della fazione per l'appunto, e poi equipaggiamento della fazione, e qui ci sono tutti gli equipaggiamenti che potete avere: espedienti, strategia, espedienti di scontro a fuoco, e qui avete la guida ai segnalini, cioè vi dice per esempio che questo qui con il simbolo Wotan è l'indicatore di aperta convinzione, poi c'è questo che è l'indicatore coltello plasma di lancio, l'indicatore accetta di lancio e via così. Quindi in una carta avete una leggenda che vi spiega come vengono utilizzati praticamente i segnalini, è proprio una leggenda. E poi avete qui, eccoli qua, i vostri 10 kill team, quindi praticamente questo è sempre uguale, e dall'altra parte avete proprio il vostro nome, proprio il Tain, il fratello Lama, il fragoroso, vedete, l'artigliere, spaccaferro, fratello tiratore, battipista e guerriero. Mi sono fatto mandare questi particolarmente da Ars perché dopo li unirò al resto dei Wotan che ho già, praticamente ho già una buona armata,
e quindi mi mancava proprio questo tipo di fazione che nella scatola che troverete in archivio nel mio unboxing avevo solamente con 3 motociclisti, praticamente sulle Agrav che ci sono in dotazione ai Wotan. Bene ragazzi, vi lascio al recap di Goblin che vi racconta anche nelle prossime puntate cosa avremo a breve. Naviganti nel lobby, le novità sono tantissime. Abbiamo il nuovo settore del tavolo 3D da dipingere insieme, tutto già fatto col primer nero, pronto per la puntata. Quindi portate pazienza che nelle prossime puntate arriva. Poi abbiamo un sacco di cose belle perché vi ricordate che grazie alla Manufactoria abbiamo intenzione di farvi vedere come tirare su un contingente di Space Marine e un contingente di Tirannidi prendendoli dalla scatola di Leviathan, e quindi andiamo avanti anche con quello perché Ars ci ha mandato anche i 2 manuali che vedremo nelle prossime puntate. Dopodiché è arrivato anche il nuovo Kill Team, quello stupendo con gli orchi cattivi e gli Halfling che sono super intelligenti e scaltri, e faremo anche quello, vedremo un unboxing anche di quello. Ricordatevi di iscrivervi, di mettere la campanellina perché dobbiamo diventare 100.000 e quindi bisogna darsi da fare. We could be the warriors, warriors.